E finalmente ci siamo! Oggi vi porto la recensione della nuovissima Insta360 Go 3 subito dopo la sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente vi posso parlare della nuovissima nata in casa Insta360, la Go 3. Sapete che avevo la Go 2, quindi ve le metterò a paragone. L'ho venduta qualche mese fa, quindi non ve le posso far vedere vicine, ma fidatevi di me. Questa nuova Go 3 è veramente una bomba atomica. Partiamo subito da cosa troveremo una volta comprata la nostra Insta Go 3. Infatti all'interno ci saranno ben 3 supporti e vi posso già anticipare che con questi 3 supporti voi non avrete bisogno di comprare nient'altro. Per quanto riguarda il primo è il classico supporto, c'era anche nella Go 2, che si attacca al cappellino, quindi questo andrà ad attaccarsi al cappellino, magneticamente la Go 3 andrà dentro il supporto e noi potremo avere un punto di vista molto simile rispetto a quello che veramente riusciamo a vedere noi stessi. Il secondo supporto è il medaglione magnetico, anche questo c'era nella Go 3 ma è stato rivisto e funziona decisamente meglio. Come prima cosa il cordino è veramente molto più lungo, per esempio a me nella Go 2 il medaglione arrivava più o meno qua, che era veramente troppo alto, invece con questo cordino mi arriva qui, che è la posizione giusta per me. Io sono quasi 1,90 m di altezza e finalmente questo funziona alla perfezione. In più c'è una specie di scanalatura qui che vi fa mettere via il filo, quindi non avrete il filo a penzoloni nello zaino quando riponete questa appunto nello zaino stesso. Terzo supporto, allora qui sotto abbiamo il classico silicone appiccicoso, quindi potete attaccare questo silicone qui su tutte le superfici tipo vetro, ferro eccetera eccetera. Una volta utilizzato e sporcato lo mettete sotto l'acqua e torna nuovo, ed è veramente il supporto più geniale che io abbia mai visto. C'era molto simile anche nella Go 2 ma questo funziona ancora meglio. Si può andare a svitare e qui sotto troveremo una classica vite da 1/4, quindi questo lo possiamo attaccare su un qualsiasi selfie stick, su un qualsiasi tripod e così via. Per quanto riguarda questa parte invece è stata sì ripresa da qualcun altro, da qualche altro brand, perché effettivamente è molto simile, anche se è stato fatto un grosso passo in avanti. Infatti abbiamo 2 alette che vanno a chiudere e fanno in modo che la Go 3 non vada da nessuna parte, in più è anche magnetica. Quindi se vogliamo prendere la nostra Go 3 e metterla qui sopra non faremo altro che fare così e lei non andrà più da nessuna parte. Come vedete appunto ci sono delle alette, schiacciamo le alette e torna tutto come era prima. La genialata però è che anche la Go 3 da sola ha degli incavi, quindi possiamo andare a prendere la Go 3, metterlo qui sopra e utilizzarlo appunto con un selfie stick o con tutto quello che vogliamo. Ma veniamo finalmente a lei. Di cosa stiamo parlando? Di una action cam a tutti gli effetti. Allora, da questa parte abbiamo un tastino, schiacciandolo possiamo andare a togliere la nostra action cam vera e propria. Come dimensioni sono diventate leggermente più grandi rispetto alla Go 2, stiamo parlando di qualche millimetro, quindi assolutamente in linea con quest'ultima. Come vedete è grossa come un mezzo dito e pesa solamente 35 grammi. Il peso di soli 35 grammi chiaramente fa sì che noi la possiamo indossare e non sentire. Possiamo metterla infatti ad esempio sul cappello, possiamo andarla a mettere sul medaglione e non la sentiremo proprio. Una volta che l'abbiamo attaccata a un supporto e la indossiamo praticamente ve ne scordate, ve lo assicuro. Rispetto alla Go 2 abbiamo un sistema di dissipazione nella parte posteriore che funziona decisamente bene. Qui apro una parentesi, la Go 2 a luglio-agosto, quindi quando c'erano 40 gradi esternamente, poteva registrare dei video per 10, forse 15 minuti, dopodiché si surriscaldava e si spegneva. La durata della batteria era più o meno di una mezz'oretta, ma più di 15 minuti non riuscivate ad utilizzarla. Poco male, vi dicevo, nella recensione della Go 2, e questo perché io faccio delle clip molto piccole in durata e quindi tutto sommato mi funzionava ugualmente, però era una action cam che aveva dei problemi di surriscaldamento. Qui vi posso assolutamente assicurare che hanno risolto tutti i problemi. Diventa calda? Assolutamente sì, ma non si surriscalda, quindi
Lei ha una batteria integrata che può durare fino a 45 minuti e non è un fino a 45 minuti e poi dura di meno, dura veramente 45 minuti, ho fatto dei test, ma può essere utilizzata anche dentro questo, che è il suo Action Pod. Lei rimane magnetica in questa parte posteriore, qui dentro chiaramente abbiamo un magnete, non facciamo altro che metterla così magneticamente e in realtà qui dentro c'è anche un gancio, quindi da sola non va da nessuna parte. Altra novità è il monitor qui dietro che come vedete è veramente molto luminoso e vi assicuro che si vede benissimo all'esterno, anche il touch è veramente molto sensibile e funziona da Dio. La vera svolta però è il fatto che da qui dietro voi potete vedere quello che sta inquadrando la telecamera, ma se andiamo a togliere la Go 3 dall'Action Pod lei continuerà a farci appunto vedere quello che sta inquadrando. E questa cosa è veramente una figata atomica, ovvero voi potete prendere questa e metterla dove volete, anche perché essendo magnetica ad esempio potrei fare una cosa del genere e questo è quello che sta inquadrando. Da mettere e togliere è un secondo, ecco fatto. E il display, come vi dicevo, continua correttamente a funzionare. Da segnalare però che quando andiamo a togliere la Go 3, il segnale video arriverà alla Action Pod tramite Bluetooth, quindi vedrete dei lag e non vedrete una grandissima qualità, ma vi servirà solo ed esclusivamente per capire che inquadratura state utilizzando. Quando invece la Go 3 è dentro l'Action Pod, il ritorno video è sicuramente perfetto. Questo monitor ha la particolarità che si può ruotare, quindi io posso vedermi, posso vloggare e posso andarla ad utilizzare, come potete facilmente immaginare, in un sacco di modi diversi. Tutto il sistema in generale, quindi la Go 3 più l'Action Pod, vi danno 170 minuti reali di registrazione, quindi sono praticamente 3 ore. La batteria quindi durerà 3 ore così, mentre se la andate ad utilizzare standalone durerà 45 minuti. Per quanto riguarda i tagli di memoria, sì, non c'è micro SD qua dentro, quindi dovete andarla a comprare del taglio di memoria che volete voi. È presente il 32, il 64 e il 128. A me hanno inviato questa da 64 e per quanto mi riguarda mi basta e mi avanza. Per quanto riguarda la qualità video faccio lo stesso discorso che ho fatto per quanto riguarda la X3. Se volete la massima qualità video probabilmente questa non è la Action Cam che fa per voi. Sappiamo che GoPro riprende a 5,7K, sappiamo ad esempio che un iPhone riprende in 4K e sia il file della GoPro sia il file dell'iPhone in termini qualitativi di immagine sono nettamente migliori di questo. Oddio, nettamente no, però sì, sono assolutamente migliori. Quindi non è la action camera che ha la migliore qualità di immagine possibile e immaginabile. Quella che la rende speciale, infatti, è la sua versatilità. Poter andare ad attaccare la Go 3 in maniera magnetica al medaglione o fare la stessa identica cosa con il supporto per cappello e poterla attaccare tramite l'accessorio sia a vetri sia da sola così alle superfici di ferro la rende la action camera più versatile di tutte. Sapete che non faccio sport estremi, anzi in realtà non faccio proprio sport e sapete che questo tipo di action camera io le vado ad utilizzare per portarvi i backstage fotografici qui su YouTube. Quindi in quel caso lì io non vado a ricercare la migliore qualità di immagine, ma vado a ricercare le riprese più dinamiche possibili. Potrei sì prendere una o due GoPro, metterle sul cavalletto e avere un paio di inquadrature statiche che poi durante il video posso andare ad alternare, però avere un'inquadratura dal cappello mentre sto accendendo i flash, avendo un'inquadratura dal medaglione mentre sto scattando, avere un'inquadratura dalla macchina fotografica direttamente davanti sulla modella, ecco qui che ho 3 inquadrature diverse in un secondo e tutte dinamiche. Poi chiaramente avrò la X3 che riprende tutto, quindi una scena totale la prendo da lì ed ecco lì che vi porto dei contenuti decisamente, per come la vedo io, interessanti e appunto dinamici. Tutto questo ve lo sto dicendo perché se volete la massima qualità video probabilmente non è quella che fa per voi, ma se volete tante inquadrature diverse da tanti punti di vista diversi che non potreste ottenere con la GoPro o tutte le altre, questa è quella che fa per voi. Io infatti fino a qualche mese fa avevo comprato la Go 2 per fare la stessa identica cosa.
Non avevo lo schermino, quindi non riuscivo mai a capire se era accesa o se era spenta, specialmente quando era montata sopra la macchina fotografica. Avendo adesso lo schermino e avendo un sacco di LED che si vedono alla perfezione, non ho più questo problema, anzi io posso andare a scattare le mie fotografie sapendo che le telecamere intanto riprendono tutto, ogni tanto vado a spostare la GO3 sui vari attacchi e ho il video bello che è pronto. Come risoluzione abbiamo un 2,7K, che è tanta roba, ma non vi consiglio di utilizzarlo, perché se utilizzate la modalità video ma alla massima risoluzione avrete o un video verticale o un video orizzontale. Lo dovete decidere prima, la impostate e lei registrerà. Ma se andate invece a utilizzare la sua funzione free frame, che è quella che poi vado ad utilizzare sempre, lei registrerà e dopo in post produzione potrete andare a decidere se il video lo volete verticale o se lo volete orizzontale. E questo per me è la svolta, perché dalla stessa clip posso creare dei reel verticali o posso creare chiaramente il video di YouTube che è orizzontale. Complice il fatto che la GO3 ha un livellamento dell'orizzonte, quindi avrà sempre l'orizzonte livellato, come la mettete, io la vado a montare sopra la macchina fotografica e quando faccio le foto in verticale o quando faccio le foto orizzontale, l'output video che mi restituirà sarà sempre orizzontale. E questa è la funzione che mi ha fatto poi scegliere la GO2, perché era presente appunto anche nella GO2. Quando noi ad esempio prendiamo questa e lo attacchiamo al medaglione, non dobbiamo guardare che sia messa dritta per avere l'orizzonte dritto. Lei avrà sempre l'orizzonte dritto. Quando lo andiamo a mettere sul cappello, idem, ed è quella la figata. Poter andare ad utilizzare una action cam così piccola e leggera e non preoccuparvi di come l'andate a utilizzare, anche perché lo sapete, io quando utilizzo queste sto facendo dei set ai quali non posso andare a togliere troppo tempo pensando oddio che inquadratura è, orizzonte dritto, orizzonte storto eccetera. A me interessa solo che questa riprenda, poi se la qualità non è top va bene uguale, anche perché i video vengono visti tutti da smartphone e quindi la qualità che ha per uno smartphone è veramente super top. All'interno della GO3 abbiamo veramente 1,5 milioni di riprese possibili, ad esempio possiamo fare video, foto, HDR, intervallo, star lapse, loop recording, slow motion, time shift, time lapse, video free frame e quant'altro. Quindi possiamo utilizzarla in veramente tantissimi modi diversi, ma ci sono appunto due funzionalità che mi sono piaciute tantissimo. La prima è la registrazione programmata, ovvero a me piace molto fare i timelapse e per fare i timelapse di solito andavo ad utilizzare l'iPhone, questo perché ce l'avevo lì, lo mettevo da una parte, faceva il suo timelapse e stava a posto. Chiaramente l'iPhone per fare quel tipo di lavoro lì, specialmente se lo fate lungo, si scarica in un attimo e chiaramente non potete utilizzarlo mentre lo sta facendo e dovete stare attenti che rimanga anzi molto fermo. In più nella mia vita non ho mai fatto un timelapse durante l'alba, perché di alzarmi all'alba per fare un timelapse no. Ho fatto qualche timelapse al tramonto sì, ma all'interno di questa GO3 abbiamo appunto la registrazione programmata, ovvero voi gli dite di accendersi a un orario, di fare il vostro timelapse o il vostro video o le vostre foto, insomma fa tutto quello che volete voi, gli dite per quanto tempo farla e poi si spegnerà. Questa è una funzione veramente spettacolare, perché voi la impostate, la lasciate lì, se dovete poi fare una roba lunga ci attaccate un power bank e siete a posto. Avrete dei timelapse veramente super mega top. È talmente piccola che potete infilarla veramente ovunque. Ad esempio su Instagram ogni volta che prendo un aereo vi metto un timelapse dell'aereo che decolla e vi piace sempre molto. Di solito lo faccio con iPhone, sto là col dito sull'iPhone attaccato al finestrino e devo stare così un quarto d'ora finché appunto non ha preso quota. Qui invece col suo supporto appiccicoso l'ho attaccato al finestrino dell'aereo e il gioco è fatto. Tutto questo per dirvi che è un prodotto che vi aiuterà veramente tantissimo a portare dei contenuti, specialmente social, in pochissimo tempo e di una buona qualità. Come vi dicevo, in confezione ci sono tutti i supporti di cui avete bisogno, a meno che non vogliate andare magari sott'acqua molti metri, perché lei è impermeabile fino a 10 metri da sola così. Volete andare più giù, ok, c'è il case per fare le immersioni, ci sono altri accessori, ma per il 90% delle persone non vi servirà nient'altro, cosa che se andate a comprare qualsiasi altra action cam vi dovete poi comprare un sacco di accessori.
Parlando appunto di accessori, ad esempio in GoPro, solo andare a prendere la GoPro e metterlo sul suo attacco richiede tempo, perché avete una vite lunga da avvitare, mentre qui è una roba magnetica, togliete e mettete. Le dimensioni e il peso sono veramente bassi, anche così, ma andando ad utilizzarla da sola, come vi dicevo, pesa 35 grammi. E vi assicuro che avere 35 grammi sul cappello è come non sentirli. Ed è proprio così, infatti, che ho registrato queste clip che state vedendo. Mentre alzavo gli stativi, utilizzavo i flash, andavo a montare tutto quello che mi serviva per il set in piscina con Marica. Non vi fate prendere dalla cosa che non ha il 4K? Ok, sì, è vero, non ha il 4K, ma vi assicuro che poi il filmato che vedrete dalle storie o da YouTube, eccetera, eccetera, specialmente se lo vedete da telefono, non ci sarà tutta questa differenza. La differenza nella qualità sta se lo guardate su un televisore o su un monitor veramente molto grosso e magari 4K. Allora lì sì che potete vedere la differenza. Ma siccome tutti noi guardiamo i social da qui, per me la differenza è praticamente nessuna. Ok, spero di avervi detto tutto su questa Go 3, però vi chiedo una cortesia. Per avere una lunga collaborazione con loro, chiaramente vogliono vedere il risultato, vogliono vedere che qualcuno compri dal mio link. Quindi se volete andarla a comprare, mi fate un favorone a comprarla dal link qui sotto. Spero così di avere delle chance per avere i prossimi prodotti in anteprima. Detto questo, se avete qualche domanda, mi raccomando, fatemela qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e questo sarà l'ultimo video prima delle ferie estive. Ci rivediamo sicuramente a settembre con nuovi contenuti, nuovi backstage e quant'altro. Quindi vi auguro una buonissima estate a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!